Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo un altro video molto interessante. Vedremo a confronto l'ultimo degli stili di gioco squadra, così appunto come sono messi di default dal gioco. Lo vedremo sempre in confronto ovviamente con il contropiede. Andremo ad analizzare quelli che potrebbero essere dei moduli interessanti o comunque dei giocatori utilizzabili per questo stile di gioco. Quindi mi raccomando ragazzi, allacciatevi bene le cinture perché si parte con questo nuovo video. Quindi io chiaramente ho sempre impostato il contropiede veloce e un modulo tra l'altro con la quale ci si diverte molto perché si pressa molto alto, si fa ovviamente un gran gioco anche sulle fasce volendo. Insomma, si creano veramente tanti episodi in campo che si possono sfruttare sia a livello di proprio centrocampo che soprattutto in fase offensiva. Bisogna essere semplicemente bravi a recuperare quindi subito palla, subito l'azione quindi con il pressing e appunto quindi andiamo a scoprire che cosa fanno questi due stili di gioco squadra. Partiamo però prima dal passaggio lungo. Il contropiede veloce diciamo che è tanto un po' il nostro punto fermo. Il passaggio lungo ha diverse cose secondo me insimili al contropiede. Fondamentalmente anche qui un po' come nel contropiede ci si cerca subito di lanciare in avanti, no? Per cercare la punta, per cercare magari l'inserimento del compagno, un po' proprio come nel contropiede che Modric, per dire, o Vieira o chi vogliamo noi, ha la palla e cercherà di darla subito per dire a Mbappé che è lì in avanti, insomma che lo vediamo lì in avanti. Il passaggio lungo cosa dice? In fase di attacco i giocatori si concentrano sulle palle lunghe senza tentare di dominare a centrocampo, esatto. Anche nel contropiede funziona un po' così, nel senso che i giocatori raramente rimarranno lì a palleggiare, no? Pronti a farsi vedere, sì, magari un pelino di più, quello è vero, però tenderanno comunque sempre a buttarsi in avanti. Poi dipende sempre da che tipo di carta è, dipende dalle istruzioni individuali che mettiamo, dipende insomma da altri fattori anche, dipende un po' dal modulo, però fondamentalmente in linea generale la meccanica è questa. In fase di difesa, la difesa invece resterà bassa per assicurare una difesa solida. Ecco, da questo punto di vista magari il passaggio lungo rimane un pochino più simile al contrattacco, cioè la squadra con il passaggio lungo, io l'ho provato diverse volte, può essere divertente come stile di gioco ma si allunga un pochino, cioè secondo me va bene da usare ecco, magari a metà fine partita, quando magari ormai ce le stiamo provando tutte, cambiamo modulo, magari mettiamo un attacco più consistente, allora diciamo accettiamo un po' il fatto che la squadra si possa anche leggermente spezzare, ecco tutto qui. Però abbiamo sicuramente il fatto che quando facciamo un lancio ci sarà sempre qualcheduno in attacco, perché comunque la squadra, anche se la difesa sarà più bassa, in attacco abbiamo già visto ci sarà qualcuno che proverà a buttarsi negli spazi. Il contropiede invece, a differenza ecco in questo caso del passaggio lungo, cercherà di avere la difesa un pochino più alta, sempre proprio per cercare di pressare e recuperare subito. Una volta in possesso, una volta riguadagnato il possesso palla, i difensori forniranno supporto dalle retrovie e gli attaccanti si posizioneranno in modo da ricevere le palle lunghe. Esatto, cioè i difensori chiaramente staranno lì pronti insomma a lanciare per le nostre punte. Ovviamente mettere un attacco dove in questo caso abbiamo tanti attaccanti sicuramente potremo trarne veramente tanti vantaggi proprio dal punto di vista che siamo molto presenti ecco, in attacco e di conseguenza va tutto poi a nostro beneficio. Io ragazzi penso, come già detto poco fa, però che secondo me sia meglio utilizzarlo magari da metà partita in poi, cioè partire direttamente così rischia che si spezzi secondo me un pochino la squadra, però ovviamente dipende poi come già detto da altri fattori. Perso il possesso palla i giocatori rientreranno il prima possibile in difesa per bloccare gli avversari, quindi è una sorta diciamo di contrattacco e contropiede mischiati, cioè la fase difensiva diciamo del contrattacco e la fase offensiva del contropiede. Potrebbe essere, ripeto, interessante, ma secondo me è da usare un pochino con, non dico il contagocce, ma comunque da usare solo in casi estremi, cioè magari faccio una tattica secondaria col passaggio lungo, alzo per dire ipotesi adesso con il mio modulo alzo i due esterni, quindi Cafu lo faccio diventare un attaccante, l'altro dall'altro lato idem e gioco con tanti attaccanti.
e ci può stare allora, però secondo me se vogliamo più un'azione magari più manovrata, più ragionata, un pochino più, ecco, in cui riusciamo a interscambiare i giocatori, sicuramente questo è uno stile di gioco poco adatto per fare queste cose, però comunque è da provare, molto interessante. Il contropiede veloce abbiamo già visto ormai tante volte, quindi lo andiamo un pochino più veloci. Ragazzi, fondamentalmente in fase di attacco si butta verso l'area di rigore avversaria, quindi come il passaggio lungo da questo punto di vista qui è uguale. In fase difensiva, ecco, differenza trovata la difesa, quindi qui rimane alta, lì rimane bassa. Una volta in possesso, anche qui subito tutti si posizionano pronti per fare l'imbucata alla difesa, appunto cercando di prenderli in contropiede. Perso il possesso palla, a differenza del passaggio lungo, che lì si rientrava tutti subito in difesa, un po' come il contrattacco, qui invece si cerca subito di riconquistare palla, pressing, quindi diciamo che il passaggio lungo è un po' un mix, ma alla fine della fiera, ragazzi, tutti gli stili di gioco che abbiamo visto in queste settimane, no? Hanno tutti delle similitudini. Ovviamente poi ci sono delle piccole sfaccettature del modulo che possono essere però ovviamente anche importanti, scusatemi, dello stile di gioco, non del modulo, che fanno modificare fondamentalmente magari la fase difensiva o la fase di impostazione. Comunque ragazzi, alla fine della fiera sono tutti quanti degli stili di gioco utilizzabili, bisogna soltanto capire quale fa esattamente per noi, per trovarci poi meglio in campo. Ma come vi dico sempre, ragazzi, alla fine il segreto è quello di provare e riprovare. Come moduli, ragazzi, o come stili di gioco individuali invece che cosa utilizzare? Ragazzi, io intanto consiglio sempre di partire da dei moduli base, cioè proviamoli anche con un 4-4-2 semplicissimo, con un 4-3-3 semplicissimo, cioè non c'è bisogno di andare a farci 1-5-4, cioè sì, poi magari rende meglio o va bene, però ragazzi già con un modulo così, comunque dove abbiamo 3 attaccanti, vogliamo provare il passaggio lungo, già ci accorgiamo, ragazzi, se è uno stile che può far per noi. Vogliamo magari accentrare i 2 esterni e quindi farli diventare una seconda punta e una punta, ci può stare, ok, ma tanto ragazzi già dall'impostazione ci capiamo se è una cosa che può far per noi oppure se invece è meglio cambiare magari modulo o stile di gioco. Ci sono poi tantissimi moduli, cioè i moduli chiaramente, ragazzi, dove c'è molta verticalità, ovviamente un po' come con il contropiede, sono quelli che funzionano di più. Guardate qui quant'è verticale questo modulo, il famoso albero di Natale, no? E ragazzi è verticalissimo proprio, quindi questo sicuramente è un modulo che funziona molto molto bene. Questo lo stesso, vabbè, questi moduli diciamo che vanno bene un po' con tutti, ragazzi, sia di possesso sia di contropiede sia di passaggio lungo, insomma. Questo altro modulo lo stesso, anche se questo magari un pelino più per vie laterali, però insomma comunque ce ne sono tanti, anche con la difesa 3, ragazzi, guardate qui quanta verticalità c'è, qui idem, cioè ci sono, diciamo, idem questo, con la difesa 5 lo stesso, ragazzi, anche qui siamo molto verticali. Ragazzi, dipende semplicemente da noi, ecco, cercare di capire come ci piace giocare. Istruzioni individuali io vi consiglio sempre, non datene all'inizio, ma prima di tutto provate il modulo così, proprio per capire che movimenti fanno i giocatori, che movimenti proprio fa quel modulo con quello stile di gioco. Quindi mi raccomando, all'inizio non date istruzioni, provate a darmi retta. E ragazzi, come stili di gioco io li vedo simili comunque al contropiede, nel senso che a differenza, ecco, magari di un possesso palla, come citato qualche settimana fa, dove dobbiamo avere comunque dei giocatori molto bravi tecnicamente nel gestire la palla, nel fare il passaggio, nel fare il lancio lungo, qui siamo chiaramente in una fase in cui sì, dobbiamo avere magari un regista bravo a cui diamo la palla per farci il lancio lungo, appunto, però cioè possiamo avere anche non tutta questa grande qualità. Ecco, l'importante è che chiaramente sia una squadra veloce, una squadra che abbiamo degli attaccanti forti che una volta che ricevono palla puntino bene la porta avversaria e si inseriscano bene nelle retrovie dell'avversario. Ripeto, la tecnica chiaramente, a differenza di un possesso palla, è un pelino più trascurabile. Non dico che dobbiamo mettere il giocatore che ha 60 di overall, però per dire, anche se mettiamo un giocatore come potrebbe essere un Barella, un Vieira
o magari un Davids, per dire, anziché un Pirlo o un Modric, dove comunque parliamo, o un Xavi, dove parliamo quindi della tecnica proprio fatta in persona, vanno benissimo. Ecco, l'importante ovviamente è che comunque sappiano farci il passaggio corretto, perché altrimenti non avrebbe senso giocare di passaggio lungo se poi non facciamo i passaggi. Vi do ragazzi un consiglio bonus tra un secondino solo, però prima vi volevo ricordare sempre, per chi volesse intanto, di iscriversi al canale e di lasciare un bel like, io ne sarei veramente veramente grato e fiero. Soprattutto ragazzi, sono aperti per chi volesse sempre gli abbonamenti al canale, quindi a un costo veramente di 1 euro barra 2 euro, c'è un costo irrisorio, quindi a voi non cambiano la vita, ma sblocchereste intanto la possibilità di giocare contro di me, o comunque di avere dei contenuti in esclusiva dedicati per gli abbonati. E poi comunque ragazzi, ripeto, per me, mentre magari per voi 1 euro 2 euro non incideranno nulla ovviamente sulle vostre tasche, per me invece sarebbe una gran cosa, quindi io vi ringrazio veramente per chi lo farà. Ci sono sempre anche le affiliazioni di Amazon e di Camivo, queste invece sono completamente gratuite, dal link in descrizione se volete passare appunto ed accedere tramite il link, ecco, a una di quelle due piattaforme dove fare i vostri acquisti, io veramente ne sarei grato anche di questo. Quindi per chiudere, grazie a tutti appunto per chi lo farà. Ultimo consiglio bonus ragazzi, alla fine della fiera qual è? Quello di divertirci, ragazzi, di provare diversi moduli, di provare diverse cose, ma alla fine ragazzi lasciare ciò che a noi ci fa divertire. Cioè, se un modulo paradossalmente io non l'avessi citato, o non magari metterei mai un mediano che è così o ecco là, invece voi con quel giocatore proprio lì invece vi trovate da Dio, o mettere, che ne so, l'esterno alto anziché il CLS e il CLD, ragazzi fatelo. Cioè non c'è una regola precisa che dice ah no, ma questo così non puoi farlo. Sì, magari sarebbe meglio, perché si presume appunto che la squadra, facendo certi movimenti, magari è meglio da un certo punto di vista in alcuni casi coprirsi. Però alla fine della fiera ragazzi non c'è scritto, cioè non c'è una regola vera e propria che lo dice. Sono più che altro questioni di abitudini, di adattamento al modo di giocare. Quindi ragazzi, non vi resta appunto che provare anche e soprattutto, ve lo ricordo, il passaggio lungo. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, ovviamente per chi non lo sa, impostate l'allenatore corretto che abbia passaggio lungo come nel suo caso ad esempio Mourinho, cioè in verde, che abbia almeno 85, 87. Non mettete un allenatore ovviamente che ha come Xavi, che ne so, 25, ecco. Non avrebbe senso, ovviamente tutta la squadra giocherebbe diversamente rispetto a che mettere un allenatore che invece lo fa proprio di suo, no? Comunque ragazzi, vi dico, alla fine della fiera tutti gli stili sono interessanti, tutti i moduli possono andare bene, sta semplicemente a noi cercare di capire, provando, ripeto, e testando, come ci piace di più giocare, e lì chiaramente avremo la risposta. Quindi mi raccomando ragazzi, testate. Grazie a chi è stato quest'oggi con noi ragazzi, io vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Tarà. Ciao!